Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Questo team di oggi veramente che vi farò vedere mi ha stupito. È un modulo utilizzato da tanti player. Io ero da un po' che adesso non lo provavo più, che l'avevo un pochino accantonato per via dei tanti tentativi che ho fatto con altri moduli, ma oggi sono andato a rispolverarlo e vorrei farvelo vedere perché è veramente un modulo divertente con la quale si vince e si attacca molto. Ragazzi, eccolo qui, è fondamentalmente un 4-1-3-2, ok? Ragazzi, è un modulo che va bene un po' con tutti gli stili, sia col contropiede, sia che giochiamo col vie laterali. Magari a quel punto consiglierei di mettere, anziché una seconda punta un trequartista, due esterni proprio, e a quel punto magari uno dei due attaccanti proprio colpitori di testa, ma possiamo palleggiare con un possesso palla, possiamo andare di contrattacco, possiamo andare di passaggio lungo, per comunque un modulo anche molto verticale. Insomma, in sostanza ragazzi, un modulo che è adatto un po' per tutti gli stili. Ora ragazzi vi farò vedere però quali carte ho messo in campo, perché secondo me sono veramente fondamentali. Partiamo dal portiere. Ovviamente il portiere ragazzi, lascio a voi la libera interpretazione di chi vi piace di più. Diciamo che questo forse è l'unico ruolo dove possiamo un po' sorvolare. Io ho lui che chiaramente, guardate, statistiche, è fortissimo e va bene così. Difensori centrali ragazzi, metto un incontrista e un terzino difensivo barra sviluppo, ok? Quindi mi raccomando, questi stili fondamentali. Che caratteristiche devono avere tutti i difensori, ma in generale tutta la squadra ragazzi? Soprattutto, ripeto, soprattutto la velocità. Vi siete accorti che ormai ragazzi il gioco è diventato più veloce, che i giocatori sono diventati rapidissimi nei cambi di direzione, quando fanno le finte, quando si allungano la palla? Avere ragazzi difensori che hanno 80 di velocità o 75 o 82, ragazzi, non ce ne facciamo niente. La velocità io la considero buona per questa tipologia soprattutto di carte quando inizia a essere dalle 88 in su, non di meno ragazzi. Già un 85 no, 88-89 in su va bene, possiamo pensarci, ma di meno ragazzi no. Se poi siamo anche sopra 90 come in questo caso questa versione di Maldini, meglio ancora. Oltre alla velocità però ragazzi, quando andate a buildare, questo lo dico sempre, mi raccomando, tenete sempre bene a occhio le statistiche che aveva realmente quel giocatore. Ovviamente non posso fare una carta solo veloce e poi che in difesa non difende, perché non me ne farei nulla, quindi devo metterci magari una buona difesa. Maldini era molto forte difensivamente, uno dei migliori centrali probabilmente al mondo mai esistiti. Velocità ovviamente, colpo di testa, salto, contatto fisico. Diciamo possiamo un pochino tralasciare con la parte della tecnica, visto che è un DC, però ragazzi tutto il resto ovviamente deve essere ben livellato. Quindi se volete prendere spunto da questo, mi raccomando, fatelo. Anche lui, Van de Ven, come potete notare un po' sulla falsariga di Maldini, ovviamente è meno forte tecnicamente, ma ripeto è un difensore, quindi ci interessa anche poco in questo caso la tecnica, però molto veloce, un grande contatto fisico, un grande salto, un grande colpo di testa. Ragazzi, sono queste le cose che ci servono. A destra poi ragazzi ci metto un terzino offensivo, e non è a caso ragazzi un terzino offensivo. Perché? Perché qui gioco un trequartista e dall'altro lato una seconda punta, quindi su una fascia avrò magari un pochino più di linee vicine, perché il terzino difensivo salirà, il trequartista non sempre si butterà nello spazio, ma starà delle volte anche lì a ragionare, e quindi si creano delle buonissime sovrapposizioni che poi portano al cross e spesso ai gol. Dall'altro lato invece ho un pochino più di sfilacciamento, se vogliamo così chiamarlo, perché ho un terzino che rimarrà più in posizione, quindi un terzino difensivo, e invece qui avrò una seconda punta che tenderà, ogni qualvolta c'è la possibilità ovviamente, ad andare a buttarsi negli spazi. Ma ritorniamo ancora un secondo sul terzino offensivo di destra ragazzi. È una carta chiaramente stratosferica, se non avete lui ci sono anche altri terzini molto interessanti, sempre offensivi. Caratteristiche, mi raccomando, la difesa, perché deve anche rientrare e saper difendere, però importantissima per quanto riguarda appunto la fase offensiva invece la velocità, l'accelerazione. Il cross deve avere chiaramente un grande cross, se è bravo anche tecnicamente meglio, e se gli capita ragazzi anche comunque un minimo di finalizzazione, di tiro a giro, perché potrebbe trovarsi in una situazione in cui bisogna calciare ragazzi, avere un giocatore che dalle retrovie si sgancia, magari ci fa pure gol, è veramente top. Dall'altro lato invece, ripeto, una carta che abbiamo forse un po' tutti, ma per chi non ce l'avesse ancora o
per chi non gli piacesse, insomma, ci sono altri terzini difensivi, non tantissimi in giro, ma comunque qualcuno decente si trova. Caratteristiche, ragazzi, di questa carta, un po' come tutti gli altri difensori: la velocità, la difesa, tecnica, possiamo, ripeto, sorvolarci, salto, il contatto fisico, colpo di testa, ragazzi, le caratteristiche che deve avere un difensore, ovviamente. In mediana poi, ragazzi, io ci metto un incontrista, ma attenzione, io metto lui perché è il mio probabilmente mediano preferito che ho attualmente in rosa. Se non avessi lui, probabilmente metterei o un collante, ok, o un tra le linee. Poi, se voi mi dite sì, ma la carta più simile all'incontrista quale può essere? Forse, ragazzi, allora a quel punto vi direi anche l'onnipresente. Perché? Perché comunque l'onnipresente, per caratteristiche, no, è quello che sta un po' più in giro per il campo come l'incontrista. Il tra le linee invece è il collante proprio meno di tutti. Il tra le linee invece cercherà appunto di farsi sempre trovare smarcato, cercando di farsi trovare messo bene, che è una buona soluzione. Ripeto, io ho lui, ma eventualmente qualora anche mettesse un altro onnipresente, un altro incontrista, si può poi giocare con le istruzioni individuali che vedremo poi alla fine del video. Caratteristiche, ragazzi, generali per tutti questi stili che abbiamo già elencato. La tecnica in questo caso, ragazzi, diventa fondamentale perché è un centrocampista e deve impostare bene l'azione. La difesa lo stesso è importantissima, non quanto un difensore, ma comunque deve saper difendere. La velocità, l'accelerazione, lo stesso, comunque qualche volta potrebbe trovarsi a dover camminare palla al piede, quindi deve essere rapido. Il contatto fisico, il salto, il colpo di testa, insomma alcuni parametri un po' da difensore, altri un po' da attaccante. Andiamo invece qui davanti, io ci metto un trequartista, giocatore chiave, ma attenzione, ragazzi, va benissimo anche il regista creativo. Lo sto testando proprio questi giorni e mi sono accorto che funziona molto bene anche il regista creativo. Diciamo che forse l'unica cosa è che si vanno a creare delle diverse situazioni in campo. Ecco, col giocatore chiave abbiamo proprio ancora più spinta, con il regista creativo invece abbiamo uno che non sempre si butterà, ma che spesso e volentieri anzi si fa trovare in posizione buona per ragionare e costruire l'azione. Caratteristiche comunque di tutti e due questi stili di gioco: la tecnica, ovviamente, ragazzi, essendo un centrocampista, lui in questo Matthaus è molto forte perché difende anche, spesso me lo trovo comunque in zona più arretrata del centrocampo dando una mano alla difesa. Il tiro, ovviamente, la velocità importantissima, l'accelerazione perché dovrà delle volte inserirsi e farsi le sue belle sgaloppate in mezzo alla difesa, quindi deve essere veloce. Ma questo Matthaus, come potete vedere, ha un po' tutto. Poi certo anche il contatto fisico, il salto sono importanti, però qui passiamo già a una fase in cui è più importante, forse sono più importanti le statistiche chiaramente d'attacco che quelle di difesa, almeno per come interpreto io questo modulo e per il tipo di carta che stiamo esaminando. Dall'altro lato invece, ragazzi, ci metto un Deco tra le linee, una carta che ho riscoperto dalla mia tribuna, mi ero anche dimenticato di averla. Molto molto interessante, fa dei bellissimi movimenti, si inserisce molto bene, ha una tecnica sopraffina, chiaramente, ragazzi, è abbastanza veloce pur avendo solo 75 di velocità, ma ha 89, ragazzi, di accelerazione, quindi in questo caso a noi quella che ci interessa è l'accelerazione, perché dovrà appunto andare a correre lungo la linea lungo il bordo campo, perdonatemi, non mi veniva il termine, perdono. E chiaramente poi la tecnica, come già detto, il calcio da fermo, il tiro a giro, tutte statistiche che devono essere ovviamente di un trequartista di livello. Dall'altro lato ci metto invece un'ala prolifica come Neymar, ma va benissimo anche un giocatore chiave se lo mettete se lo mettete come seconda punta. Se lo mettiamo come esterno, ovviamente vi consiglierei più un giocatore chiave o ala prolifica, ma potrebbe starci anche un taglio al centro. Diciamo che, ragazzi, io li ho provati entrambi, ma giocando di contropiede forse è meglio avere un po' più di compattezza. Perché? Perché comunque col contropiede i giocatori tenderanno spesso e molto volentieri ad allargarsi molto. Avendo due esterni rischia che poi ci sia un po' di poca unione fra il centrocampo e l'attacco, insomma, quindi preferisco seconda punta. Questo Neymar è molto forte, è una delle tante versioni di Neymar uscite, molto molto degna appunto del suo nome.
caratteristiche: la velocità, l'accelerazione, la tecnica, la finalizzazione, ragazzi, ovviamente il tiro, tutte cose che devono avere. Se è un attaccante, ragazzi, alla fine deve fare gol. E davanti ci metto due opportunisti come Jérémy Boga e Mbappé. Caratteristiche dei due opportunisti: ovviamente gol, ragazzi, velocità e gol. Tecnica, certo, anche la tecnica, perché devono essere bravi, rapidi nel gestire la palla e smistarla eventualmente, però sotto porta, ragazzi, devono avere una grande finalizzazione, molto veloci per potersi smarcare e fare gol. Questo Mbappé è veramente formidabile da questo punto di vista, ma anche lui, Boga, una carta molto divertente trovata circa una settimana fa nei post settimanali. Tra l'altro lo faccio giocare da seconda punta. Prima di andare avanti e farvi vedere però la panchina, ragazzi, e soprattutto le istruzioni individuali di questo modulo interessantissime, vi volevo ricordare sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo dai prodotti videoludici ai prodotti praticamente che ci servono. Semplicemente passando al link in descrizione, è completamente tutto gratuito, nel senso che non pagate di più i prodotti che andate a comprare, ma è semplicemente un modo per supportarmi. È un link appunto di affiliazione e io ne sarei molto grato. Sono aperti per chi volesse invece anche gli abbonamenti a un costo irrisorio di 1-2 euro, ragazzi, quindi cifre che non ci cambiano sicuramente la vita, ma per me sarebbe molto importante il vostro supporto anche da quel punto di vista per la crescita, e soprattutto quindi grazie a chi lo farà. Trovate tutti quanti i link comunque qui in descrizione del video. Facciamo un piccolo focus per quanto riguarda le riserve. Mi porto ovviamente difensori, ragazzi, mi porto centrocampisti come Xabi Alonso, mi porto Modric e Pirlo, Barella, quindi tutti ragazzi, gente che può giocare in varie zone del centrocampo, anche perché ricordiamoci che questo modulo, volendo, poi possiamo, qualora stessimo magari vincendo e vogliamo un pochino chiuderci, possiamo abbassare e rendere una squadra di mediano e magari 3-4 centrocampisti, proprio per fare muro, per fare filtro. Non è una cosa che a me piace chiudermi troppo in difesa, però ragazzi delle volte ci potrebbe anche stare. In attacco questo Bebetto seconda punta, che è molto interessante. Attenzione al seconda punta senza palla, ragazzi, può essere l'asso nella manica. Ha la prolifica al posto di Neymar, quindi ovviamente De Paul è un giocatore chiave al posto di Matthaus. Questo Lookman, ragazzi, l'ho trovato ieri, è veramente una carta incredibile, mi ha già fatto 3 partite e 3 gol, quindi ragazzi veramente interessante. E questo Arda Güler molto forte anche lui, regista creativo, lo sto provando, ragazzi, al posto di Matthaus qualora volessi più ragionamento, tanto può fare anche il trequartista, quindi va bene anche quel giocatore lì. Andiamo a vedere, ragazzi, le istruzioni individuali. Mi raccomando, tenetele sempre a mente queste perché sono fondamentali, quindi non cambiatele. Ed eccole qui, ragazzi, non ci sono. Non ve l'aspettavate, Da come ve l'ho detto non ve l'aspettavate. Sì, perché ragazzi non ci sono, perché questo modulo funziona bene così, con gli stili di gioco che andiamo a mettere in campo, o meglio che ho messo in campo io. Poi voi chiaramente, se andate a modificare qualcosa, magari provate appunto in campo se vi trovate bene senza istruzioni, oppure se volete scrivere magari nei commenti qualche piccola modifica, io proverò a darvi la mia opinione, ma secondo me, ragazzi, gira molto bene così, quindi provatelo così e soprattutto non mettete istruzioni individuali. I moduli inizialmente bisogna provarli tutti senza istruzioni per capire come si muovono i giocatori, dopodiché eventualmente andiamo a fare delle piccole modifiche, ma prima no. Detto ciò, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con noi quest'oggi. Un saluto, alla prossima dal vostro Luca Taran, e mi raccomando, fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Ciao!